buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come al solito facciamo un check dell'audio e un check anche della trasmissione. Appena apparirà anche, eccola qua, dovrebbe già essere online. Sì, perfetto, mi stanno arrivando gli avvisi, quindi arrivano anche a voi. Eccoci qua, bene. Allora, come al solito, intanto che attendiamo l'arrivo dei primi, devo trovare qualcosa da rialzare. Allora, vediamo. Cosa posso prendere per fare? Qua. Ciao a tutti, ciao Antonello. Ditemi solo come mi sentite, se mi sentite bene. Ecco qua, dovremmo esserci. Tiro via l'audio dalla parte di qua. Buonasera. Intanto che prepariamo tutto, vediamo che arrivi un po' qualcuno e siamo pronti. Intanto tiro fuori un po' di coltelloni. Ciao Alexander, buon anno a te, ciao, buon anno, buon 2022. Speriamo che lo sia, perché insomma abbiamo passato 2 anni, indipendentemente dalle vicissitudini personali di ognuno, che possono essere belle o brutte, a livello così li abbiamo passati proprio. Ciao Carmine, buona serata. Ciao Mario, spero che mi sentite bene. Stasera vi faccio vedere anche 2 rarità, Questa sera vediamo anche 2 rarità. 2 coltelli che non sono più fabbricati da parecchi anni. Uno addirittura è italiano, ma l'azienda che la Olivetti, non la Olivetti Computer, ma i fratelli Olivetti, non ci sono più, era stata assorbita, poi mi pare che non ci sia neanche più il marchio. Ciao Alberto, ciao Mario, quindi vediamo anche un paio di rarità. Allora vediamo, facciamo piccoli di qua, grandi di là, medi in mezzo, così abbiamo anche i medi. In effetti il titolo doveva essere più che coltelli grandi, coltelli piccoli, oggi parliamo solo di lame fisse però. Poi parleremo di grandi e piccoli dei chiudibili. E forse era meglio scrivere coltelli grandi, coltelli medi, coltelli piccoli. Ciao Matteo, buona serata. Ciao Antonello, ciao Leonardo, ciao a tutti. Allora, diciamo che questi possono essere i medi, mettiamoci in mezzo anche questo, questi possono essere i piccoli e questi possono essere i grandi. Stiamo dividendo un po' i gruppi, ancora 2 minuti e poi cominciamo. Ciao Franco, ciao Massimo, buon anno anche te. È un po' che non ti leggevo, Massimo. Ed eccoci allora. Allora, intanto che aspettiamo, vi faccio vedere una rarità, dai, una delle rarità. Che fra le altre cose non si usava neanche scrivere allora il tipo di acciaio, ma è un 440C. Guardatelo qua, prodotto italiano. Guardate che meraviglia. È dei, vedete, fratelli Olivetti. Guardate che spettacolo di coltellone. Poi questa sega sopra ha gli stessi denti della sega, vedete che sono doppi, sono alternati, sembra la sega dei Victorinox. È veramente una sega, non è quelle solite seghe che ci sono sui bordi dei coltelli, magari da combattimento, quelli che poi sono venuti di moda poi. Questo coltello qua risale agli anni '80, se ben ricordo. Poi andrò a vedere perché
l'ho preso veramente tanti, tanti anni fa. Era un ultimo pezzo rimasto. I fratelli Olivetti adesso non c'è più l'azienda. Ciao Alexander, ciao Franco, ciao Filippo, buonasera, ciao a tutti. Questo è veramente tanterrimo che ce l'ho fra le altre cose, tantissimo che ce l'ho. E funziona alla grande fra le altre cose. Peccato che non si facciano più in Italia eh, prodotti del genere. Allora anche il suo, che è un po' rovinato qua con gli anni, purtroppo il cuoio, devo dargli la patina. Un altro invece, un'altra rarità, tanto che adesso sono le 18, quindi adesso inizieremo a parlare, che vi faccio vedere, è questo coltello da caccia. Questo è un prodotto spagnolo, non ancora in quella, non diciamo orribile, ma comunque in quello strano acciaio MOVA, ma ancora qua si lavorava il 440C. Poi è un prodotto che avevano fatto anche in collaborazione con un'azienda di Maniago italiana, se me ne ricordo. Però li andremo a vedere poi nei particolari quando faremo i coltelli un po' storici, chiamiamoli così, faremo qualche puntata. Eccolo qua, vedete che c'ha il finger choil per poter lavorare anche in posizione avanzata. Ecco, questi sono due coltelli che non vengono più prodotti, sono veramente belli e come vedete non sono in acciai super particolari, perché in quegli anni l'acciaio più diffuso in quel momento come inox era c'erano i 440, che poi c'era 440A, 440B e il 440C, che era il top, l'evoluzione. Manico in noce, sì, manico in noce. Ciao Roberto, ciao Franco, ciao a tutti. Allora cominciamo a parlare di coltelli grandi o coltelli piccoli. Allora, come dicevo prima, forse era meglio scrivere coltelli grandi, coltelli medi, coltelli piccoli, perché poi andiamo a vedere il perché. Fra le altre cose, se anche bene questa diretta, il titolo di questa diretta è, ve l'avevo già annunciata la settimana scorsa, nella diretta la settimana scorsa. Ciao Alberto, buona serata a te. Ve l'avevo già annunciato nella serata scorsa, è successo un qui pro quo su un forum con degli amici e che poi ci siamo chiariti ovviamente, e la discussione verteva proprio su questo fatto del coltellone, diciamo così, o del coltello normale. Ed è nata un po' una discussione. Ciao Innocenzo, ciao, buona serata. È nata un po' una discussione proprio su questo caso e allora andiamo a capirci. Quando parliamo di coltelli in generale, che è la nostra passione, è il motivo per cui ci vediamo qua la domenica a fare anche quattro chiacchiere e per cui mi seguite sul mio canale e seguite anche altri youtuber che parlano di coltelli, immagino, è proprio la passione per i coltelli, quindi le forme, gli acciai, questi oggetti meravigliosi che sono il primo strumento dell'uomo, dell'umanità, se vogliamo, perché il coltello è il primo vero e proprio attrezzo che l'uomo ha usato dopo le ossa e le pietre, però già con le pietre e le ossa faceva i primi coltelli rudimentali. E dobbiamo capire però una cosa, ognuno di noi ha una propria manualità, ognuno di noi ha una propria esperienza e ognuno di noi ha delle preferenze sia estetiche che di idea del coltello. Tanti hanno l'idea che il coltello grosso, il coltello grande, sia ciò che fa per loro perché gli dà più il senso di protezione, di difesa, che avere un coltello grande anche del bosco possa servire giù come una mannaia a sferrare colpi. Altri invece preferiscono il coltello piccolo perché
ha, più maneggevolezza, perché può essere meglio usato per tutti quei lavori che si fanno per la maggior parte del tempo, mentre il coltello grande forse è più difficile da usare per determinati lavori e per la maggior parte del tempo non siamo lì che abbattiamo tronchi, che sramiamo o che facciamo questo tipo di lavoro. E quindi il coltello piccolo, chiamiamolo così, più piccolo, è più agevole per trattare il cibo, per intagliare il legno, per costruire il picchetto, per costruire il supporto della gavetta piuttosto che del pentolino, per costruire la trappola, per costruire uno shelter, quindi un, diciamo così, un rifugio anche provvisorio e temporaneo. Quindi perché scegliere un coltello grande piuttosto che un coltello piccolo? Qual è la cosa che ci fa preponderare? Andiamo a vedere dove il coltello grande può essere maggiormente utile e dove il coltello piccolo può essere maggiormente utile e perché queste due cose. E nel frattempo tra i due coltelli c'è il coltello medio. La discussione spesso che verte tra noi appassionati è quella di dire: "Ma io preferisco il coltellone perché quando vado in montagna a fare bushcraft col coltellone mi spacco i tronchi e faccio quello che devo fare". Certo, questo è indiscutibile, lo si può fare. Ciao Stefano Taddei, ciao Armando, ti seguo sempre, ma è la prima volta in diretta. Cosa ne pensi dei coltelli della Virginia? Grazie. La Virginia non lavora particolarmente male, ma non fa grandi coltelli, nel senso non di dimensioni, ma di qualità. Fa dei coltelli a combattimento e adesso penso che si faccia fare le lame in Cina, un po' come tutti i prodotti medio-bassi che vengono venduti. Ha fatto qualche coltello discreto, sono sincero. Adesso bisogna vedere di quale tipo di coltello si tratta. Allora, iniziamo col parlare dei coltelli grandi. Il vantaggio del coltello grande è il vantaggio che ci permette di fare sicuramente un batoning. Ecco, chiariamo anche questo fatto. Come sapete io ho fatto già anche alcune puntate in cui parlavo dei materassini, di altre strumentazioni, di altre attrezzature per bushcraft e ho fatto un primo video sul bushcraft, diciamo così, introduttivo e adesso partiranno altri video. E già lo so, picchiate Filippo che è qua in chat, andate a picchiarlo, perché è lui che mi ha convinto a farlo. Già lo so che scontenterò qualcuno, perché come dicevamo prima, ognuno ha una propria idea, una propria fantasia. Io sono una persona molto pratica e funzionale e cerco non la spettacolarità dello youtuber medio, ma cerco di dire le cose concrete, le cose che si possono realmente fare. Se qualcuno di voi è stato nell'esercito, ha fatto il militare, eccetera, parliamo velocemente di questo esempio. Mi è stato chiesto un consiglio qualche giorno fa per un gruppo di prepper. Sapete che io sono stato istruttore militare, questo gruppo di preppers mi ha chiesto un consiglio e sono rimasti stupefatti un po' dal mio consiglio e dopo l'hanno capito e gli è piaciuto molto. Nel gruppo, quando hanno portato questo consiglio, c'è stato un po' un parapiglia. Perché? Perché la gente pensa a determinate cose come le vede nei film, come le vede nella televisione, forse non le ha mai vissute in realtà, forse non ha mai provato a viverle in realtà. E questo è lo stesso esempio che voglio portarvi con i coltelli. Leonardo Virginia fu il mio primo coltellino, ero contento matto, un giorno mi si è aperto in tasca e mi ha tagliato, ho smesso di usarlo. Purtroppo sì, hanno questo difetto. Ecco perché noi spesso insistiamo con chi dice: "Ma io ho preso quel coltello, ho preso questo, quell'altro, ho preso quella cinesata, oh, ma costa solo 20 €, ma taglia benissimo". Il problema non è che taglia, perché anche una lattina affilata taglia, però il problema è che vi possiate fare del male o che vi si possa rompere nel momento in cui più ne avete bisogno. Allora, dicevo, si parlava di questo. Allora, la proposta era un tipo di arma ad aria compressa e in effetti voi se pensate una
calamità generale è più facile creare dell'aria compressa che della polvere da sparo, prima cosa. Seconda cosa, il munizionamento. Le munizioni pesano, le munizioni pesano. Le munizioni per un'arma ad aria compressa pesano molto meno perché c'è solo l'ogiva, non c'è tutta la parte del bossolo, carico, eccetera. E per chi non mi credesse, andate a vedere su YouTube la caccia ai cinghiali con l'aria compressa, cioè ci sono dei fucili all'aria compressa, soprattutto negli Stati Uniti si usano moltissimo, anche in Russia, nei paesi dell'est, dove ovviamente le restrizioni sono diverse che dalle nostre, e si usano benissimo e questi fucili vanno veramente bene. Allora, questa era la realtà. La realtà deve essere quella di avere meno peso addosso possibile per essere più agili nel movimento, per sprecare meno energie. La stessa cosa vale quando noi siamo nel bosco. Quando noi siamo nel bosco, soprattutto in Italia dove i divieti, noi la fanno da padrone, anche se andate in un bosco privato in realtà sarebbe vietato fare determinate attività, ma trovate tutta la linea per terra che vi serve e sicuramente non andrete nel bosco quando piove a dirotto. Diverso è se vi trovate in difficoltà perché state rientrando e vi trovate bloccati da una tempesta piuttosto che da un temporale e quindi avete bisogno di asciugarvi e dovete accendere un fuoco, allora in quel caso il batoning può aiutarvi a trovare del legno asciutto per accendere il fuoco. Ma se no nel 99,999% dei casi il batoning è una cosa che non sarà fare, non serve fare, soprattutto se il coltello è il vostro unico strumento e quindi potreste romperlo. Conviene eventualmente crearsi dei piccoli cunei di legno e, spezzare l'altro legno con quello, ma ne parleremo nel bushcraft. Questo è per dire che comunque il coltello di una certa dimensione, come abbiamo visto, eh, questo qua è il Saturn Knife, vedete che è molto grande, abbiamo un 14 centimetri di lama e abbiamo uno spessore di 5 millimetri. Ecco che con un coltello così si può sramare, si può fare del batoning tranquillamente e si può choppare. Il chopping forse è una delle cose che si può fare più spesso del batoning, perché se noi dobbiamo assemblare qualche pezzo di legno, dobbiamo costruire un picchetto, se io cioppo ci impiego meno che intagliare in genere. Per cui ecco che il chopping è già un'attività che si fa di più e per fare un chopping fatto bene, ciao Saverio, buona serata, ciao Mirko, è ovvio che un coltello di un certo peso e di una certa dimensione è sicuramente più funzionale di un coltello medio e di un coltello piccolo. Con questa misura di lama, secondo me, siamo già, per come intendo io l'utilizzo del coltello, siamo già alla dimensione massima di un buon utilizzo anche per intaglio e eventualmente anche da caccia o eventualmente anche per preparare il cibo. Abbiamo lo svantaggio ovviamente del peso e dell'ingombro. Andiamo avanti, prima abbiamo visto quei 2 coltelli di produzione italiana, ve lo faccio rivedere uno, questo della Fratelli Olivetti, non la Olivetti Computer, ripeto. Anche questo è un coltello, vedete che ha anche questo circa 14 centimetri di lama. Questo è un coltello nato da un progetto artigianale dei Fratelli Olivetti per la chiamiamola così, sopravvivenza. Sapete che negli anni '80 andava un po' di moda, poi sono usciti film come Rambo, eccetera, per cui, andava molto di moda costruire questo tipo di coltelli. Questo aveva la bellezza di non essere il solito coltello americano a manico cavo, ma è un coltello, vedete, full tang e quindi sicuramente non posso metterci gli ami da pesca all'interno, ma sicuramente è un coltello più robusto. Però allo stesso momento vedete il manico che può sembrare sgraziato confronto al resto della lama, ma è molto comodo e rende fluido l'utilizzo. L'unica cosa che non ho trovato comoda
è la sega che non è la solita sega, superiore ai coltelli che serve più che altro per, rompere, per tagliare la cordura, diciamo così, le corde, ma la cordura, anche il tessuto di cotone molto robusto militare, oppure le carlinghe degli aerei o la latta, ma è proprio una vera e propria sega da legno, vedete? È fatta esattamente come, le seghe che trovate nei coltelli della Victorinox. È una spada, sì, esattamente. E quindi cosa succede? Che io non posso tenerlo in una posizione avanzata per lavorare, perché ovviamente mi infiggo le dita all'interno delle cuspidi della sega, devo tenermi in posizione più arretrata. E questo è un vero peccato perché questo coltello può fare un buon lavoro di punta. Ehm Annoveriamo tra i coltelli grandi, i coltelli militari, sicuramente dal Mark I, che poi vedremo prossimamente, a ovviamente il Castinger che abbiamo già visto, vi ho già fatto vedere una recensione, questo era fatto dalla Fox per la fornitura della legione straniera francese. Ehm, Sono lame, questo qua però per esempio è in, se non sbaglio, in 440, e vedete anche qua, la lama è di grandi dimensioni. Ovviamente questa è una lama combat, per cui la lunghezza può aiutare in un corpo a corpo non troppo ravvicinato. Anche qua è una cosa, non se ne può parlare molto su YouTube, vedremo se farò, dei video o su abbonamento, non lo so, pagando 1 € giusto per poter, essere schermati al grande pubblico, perché altrimenti non si può farlo, e magari parleremo anche di queste cose, quindi del come e del perché. Però vedete che la lama è impegnativa, quindi va bene per determinate cose, ma sicuramente per l'intaglio, per bruciare la mela, inizia a essere più difficile. Tra i coltelli, diciamo così, grossi, non vuol dire solo coltelli con la lama molto lunga, ma anche con una lama di 10 centimetri, come può essere questo, della, Wonder Tactical, che però vedete ha veramente una grande dimensione, una grande altezza di lama, una grande bisellatura e un grande peso, un grande peso. La bellezza di questo, gli hanno fatto un enorme finger choil che però aiuta molto nella presa avanzata, e vedete che io, se mi spingo avanti con la mano, posso lavorare anche di fino. Quindi questo è uno, chiamiamolo così, uno di quei giusti compromessi per un grande coltello. Poi può piacere, non può piacere, questo è un discorso diverso, però è una, cos'era? Un Gerber BM2, sì, lo conosco, lo conosco. Ermanno, ricordati di parlare dello stropping. Ciao Mario, hai fatto bene a ricordarmelo, dopo te ne parlo in velocità infine. Ti dico 2 cose sullo stropping. E quindi avete sia il peso per fare del chopping e sia la dimensione sufficiente per fare del batoning. Però inizia a essere anche più utilizzabile di un coltello con la lama da 14 e 15 centimetri, che va più bene per sramare, per sfoltire anche, diciamo così, il verde che potete avere intorno, ma meno per un certo tipo di lavorazione. Andiamo avanti e, arriviamo a un coltello grande che arriva già al limite dei coltelli medi, perché dopo allora faremo medi e poi passeremo ai piccoli. È il famoso Tops Bob. Il Tops Bob ha 11 centimetri e mezzo di lama, siamo quasi a 12, ed eccolo qua. Questo ovviamente, al di là che il progetto nasce appunto dai Brothers of Bushcraft, che è un'associazione nata negli Stati Uniti d'America, che comprende una serie di personaggi che vivono, cioè comprende sia, i woodwalker. I woodwalker sono delle persone che vivono
da un bosco all'altro, cioè loro passano la vita camminando nei boschi, attraversando i boschi, attraversando le zone ancora selvagge degli Stati Uniti d'America, un po' come facevano i trappers una volta o i primi avventurieri, non i coloni, perché i coloni arrivavano dopo, i primi avventurieri. Ci sono di queste persone, ci sono ex militari, ci sono bushcrafter anche piuttosto famosi, e alla fine era nata questa idea, se la sono fatta costruire e poi la Tops gli ha chiesto i diritti per fare la costruzione di massa, chiamiamola così. Germano, non ho scelto il TRCA, ma ho preferito il Sud Pole. Hai fatto bene, solo perché non riesco proprio a mandare giù il finger choy. Lo vedo un punto debole per una lama di 18-20 cm. Beh, dipende da come è progettata, Jürgen. Dipende da come è progettata, perché sia un punto debole. Non è detto che sia un punto debole. Adesso dipende da cosa ci fai. Certo che 20 cm di lama, se inizi a usarlo a mo' di accetta, ed è quello che stavamo dicendo prima, è una cosa che io non condivido, però insomma a chi piace che vada giù a colpi di coltello, hai capito? Eccola qua. Allora questo inizia a essere un coltello grande che ci sposta verso i medi, che ha anche una presa avanzata e quindi mi permette sia di lavorare alla grande che di lavorare di fino. Passiamo adesso allora a un'idea di coltelli medi, cioè quei coltelli che a mio parere possono essere i più utili tra le tre categorie di cui parliamo stasera: il più grande, il medio e il piccolo. Partiamo da ovviamente Lion Steel M4, ma potremmo parlare dell'F1 della Falkniven, che questa sera non ho qua, ma poi lo vediamo. Perché abbiamo 9 centimetri di lama, di solito 9 centimetri abbondanti, comunque 9 centimetri di lama, quindi non potremo fare più uno sramamento o un chopping di un certo tipo, però potremmo lavorare sicuramente benissimo sia il cibo, sia la cacciagione, sia che il tagliare il legno, quindi crearci, costruirci quello che vogliamo, fare il vero bushcraft, cioè crearci gli strumenti che abbiamo bisogno in natura in quel momento in cui ne abbiamo bisogno. Visto che in Italia i campi non si potrebbero fare, non si potrebbe neanche pernottare nei boschi, ma lo facciamo un po' tutti, ma già lì fuochi non si potrebbero accendere, poi ci sono dei posti in cui te li fanno accendere dove chiudono un occhio, 2 occhi, eccetera, eccetera, eccetera. Però sicuramente non possiamo costruirci grandi rifugi, a meno che non si abbia un bosco privato e quindi lì allora ci si mette a far qualcosa. Quindi direi che un tipo di coltello come questo sarebbe l'ideale per fare il bushcraft in Italia. Un altro coltello medio che può andare sempre bene è ovviamente il Tanimbocca Pucco della Tops. Questo è l'ideale. Avrà un po' meno impatto, ma faremo delle prove uno versus l'altro adesso nei video futuri, per cui avrete modo di apprezzare anche le differenze nei vari tipi di intaglio, eventualmente buttoning, che lo farò solo per voi perché io di solito non lo faccio quando sono fuori in natura, e quindi ha meno impatto di buttoning, ma sicuramente ha più impatto nell'intaglio dell'M4. Con questo voi potete perdervi in qualsiasi bosco e costruirvi qualsiasi tipo di attrezzatura, dalla lancia al picchetto, alle posate per nutrirvi, al cucchiaio in legno, alla voglio dire, alla fiocina a 3, a 4 punte, per cui potete fare quello che volete. Non stanca la mano, il manico è grosso, la lama è carbonioso, la affilate con una pietra di fiume e di lago, è un 10,95, potete lavorarlo in presa avanzata, funziona bene con l'acciarino, è quasi il coltello perfetto. Sicuramente il coltello perfetto è il prossimo che comprerò, così diciamo noi malati di coltelli, però è sicuramente uno dei coltelli da tenere in considerazione.
Passiamo sempre da Wander Tactical a questo suo modello. Questo modello Wander Tactical è fatto in una versione, poi ne hanno fatto una versione particolare che vi ho fatto vedere la scorsa diretta, che è in Sammai. Questa qua è in D2, questo è lo Scrambler. Hermano, che ne dici del Muela in molibdeno vanadio? Non mi piacciono molto quelli in mova, i coltelli in mova, non riesco a farmeli andar giù. Allora, piuttosto del Muela e della Joker, che stanno migliorando, perché bisogna essere sempre obiettivi nelle cose. Io ogni tanto mi capita un pezzo sotto mano e man mano negli anni che mi capita di riprovarli, se posso li riprovo. Piuttosto affidatevi alla Kudeman. La Kudeman è uno scalino superiore. Se volete affidarvi a una ditta spagnola che lavora anche il MOVA, ma adesso si sta anche lei spostando su acciai diversi, prendete il Kudeman, perché è una ditta già un pochino più strutturata, che ha un pochino più esperienza e fa sicuramente qualcosa di meglio. Dopo, se il coltello vi serve solo per la caccia, maggiormente per la selvaggina, eccetera, vanno benissimo i Joker come vanno benissimo i Muela. Parli sempre molto bene del Tanimbocca, mi hai convinto, peccato quel manico però. Puoi prendertelo e rifarti fare il manico, se sei capace di fartelo tu, se no, se hai manualità, se no fartelo fare da qualche artigiano, spendere un 50 €, farti fare un manico. È molto comodo, il manico è fatto così proprio perché è comodo e pratico, lo so, è un po' come i pucco in genere possono avere i manici un po' bruttini dal punto di vista estetico, però sono i manici sempre funzionali. Allora, abbiamo parlato dello Scrambler, venendo in casa nostra e spendendo anche veramente poco, parliamo del Viator, della Black Fox. Con 50 € ve lo portate a casa e la forma, che vi sembrerà un po' strana, ha tutta una storia particolare, che nasce negli Stati Uniti d'America ed è una forma molto funzionale. Fate attenzione, perché a qualcuno gli è arrivato qualche prodotto un po' difettoso, quindi controllatelo quando vi arriva. Nel mio caso, io sia con questo che con Vesuvius sono stato fortunato, perché non posso lamentare nessun tipo di difetto. La produzione è cinese, l'acciaio è 440C, però il controllo di qualità è della Fox. C'è anche ultimamente la Fox sta un po' perdendo qualche colpo su questi controlli. Ciao Tommaso, ciao Franco. Il Viator purtroppo non si trova più, si trova, cerca un pochino in giro, lo trovi magari non subito, ma tieni controllate alcune coltellerie online e vedrai che lo trovi, oppure te la possono anche procurare, insomma, non è una cosa. E, mm, è veramente pratico, comodo. Vedete che sicuramente non è un coltellone, non è un coltellone così. Vedete la differenza della lama quando lo confronti davanti a un 14 centimetri, un 9 centimetri ovviamente di lama sfigura come coso, lo spessore è 4 millimetri e mezzo e vedete però che come lo si può utilizzare tranquillamente in qualsiasi maniera. Allora, un ultimo coltello medio è sicuramente meno usato in Italia, moltissimo usato negli Stati Uniti d'America e nell'America del Sud, da cacciatori, avventurieri e che dir si voglia, militari, beh vabbè, ma quello perché sono state fatte delle forniture, ed è il nostro Easy 3. L'Easy 3 che ha un solo difetto per tanti: il manico stretto. È un'ottima amicata quella dell'Easy, perché neanche con le mani bagnate vi scivola. Stretto, che però ha un suo perché in questo modello multifunzione, chiamiamolo qui, oltre il finger choil, vedete in posizione avanzata, che vi permette veramente un controllo della lama sia
nelle tecniche, diciamo così, dritte e sia nelle tecniche inverse, vi permette un controllo della lama meraviglioso. A chi non piacesse, adesso fanno la versione 3D, quindi col manico bombato, che a me non piace assolutamente per niente, ci perde molto, a mio parere, in bellezza estetica, in questa bellezza che Combat è tutta sua, delle Z3 come delle Z4 e anche, se no, c'è la versione HD, che vuol dire Handle Modified, cioè col manico modificato, che è quella che non ha la guardia e ha il manico tondo, che nasce appositamente per i bushcrafter. Ecco, per cui si può scegliere anche quello. Ovviamente è una lama sottile, perché siamo sui 3 millimetri, e quindi batoning qua ne fate veramente poco, ma vi posso assicurare che fate tutto il resto con estrema facilità, come la filatura estremamente facile. Maurizio, non sono per coltelli molto grandi, ma mi affascina molto il Fox Bushman. Che ne pensi? Domanda di riserva. Ciao, cosa mi dici? Costi O'Dorman? O'Dorsman, ma è quello in Sammai? Modelli ce ne sono parecchi, tenermeli a mente tutti. 3G3, G4, beh, sicuramente se l'Easy4 sarebbe la misura più giusta per poter fare un po' di tutto. Se non usi molto coltello nelle uscite, che non lavori molto legno, non srami, non fai cose un po' più importanti, l'Easy3 sicuramente è il più portatile, il più funzionale e può servire anche per altre cose che non vi posso dire qua, ovviamente. Ciao Armanio, grazie per queste live. Sono molto curioso verso i coltelli Sandrin in carburo di tungsteno. Sai dirmi qualche opinione? Sì, potrei anche dirtela, non te la dico adesso qua, te la dico poi, aspetta, finisco qua di... Roberta, trovi migliore il Tanimbocca o JG3 per lavorarci? Sono due coltelli diversi. Allora, il JG3 è un coltello migliore per il semplice fatto che è flat. Allora, io ritengo personalmente, dalla mia esperienza personale, che le lame flat sono le più idonee per un utilizzo a 360 gradi. Ovviamente tra il Tanimbocca Pucco e il JG3, se devo intagliare del legno, il Tanimbocca Pucco ha una marcia in più, ma per tutto il resto ha una marcia in più e il JG3. Per cui diciamo che i flat sono quelle lame che possono essere utilizzate maggiormente in tutti i campi, che non sono specializzate in un campo specifico, quindi non fanno al 100% tutto bene, ma sono quelle lame che voi potete usare per tutto senza difficoltà. Io sono di questa idea. Perché hai un giudizio negativo sul coltello? Quale coltello, Maurizio? Che ne pensi? Su Tonali, coltelli medi fissi, Maserin, Leo top. Anche il Maserin Leo, sì, non ha avuto molto successo, però sono sincero. Il carburo di tungsteno, bravo Leonardo, è fragile. Bisogna vedere anche come è lavorato e poi ha dato problemi già in alcune aziende che hanno provato, famose, che hanno provato a inserirlo, per cui io questi acciai particolari li lascerei un po' da parte. Se andate a leggervi, se no cercatevi in giro su internet chi li ha posseduti, ma che li usa, però attenzione, no che li tiene in vetrinetta, come si è trovato, mi raccomando, perché rischiate di buttar via dei soldi e avere un bel attrezzo lì solo da visione. Arriviamo ai coltelli più piccoli, così poi possiamo raffrontare le determinate cose, e qua c'è una vasta gamma, una vasta scelta. Ci sono i famosi deck knife, che sono più piccolini, sono più coltelli da backup o per sostituire come DC un chiudibile, per esempio il Berus della Viper che abbiamo già visto, che allora vedete lo impugnate praticamente con 3 dita, ci sta anche la quarta con
L'unica cosa che è stata studiata bene è stato questo incavo e la guardia qua, e Rumici ha fatto da questo punto di vista un buon lavoro, non come ha fatto sull'ultima sua esperienza che ha vinto il premio in questi giorni. Sono contento perché finalmente un altro coltello italiano ha vinto il premio degli utilizzatori. Ecco qua, vedete che voi lo impugnate e questo lo potete usare tranquillamente come EDC e con la Ulticlip lo inserite in tasca, lo fissate alla tasca esattamente come aveste un chiudibile. Ma io intendevo più per il bosco. Allora, per il bosco, ovviamente qua ne ho tirati fuori alcuni. Partiamo sempre dalla Lionstein con il B35. Eccolo qua, il B35. Ve lo faccio vedere in rapporto alla M4 e vedete che è più piccolo, più leggero, ma altrettanto funzionale. La lama più o meno la lunghezza è quella, siamo sui 9 centimetri, e invece che essere in M390 è in Sleipner. Lo Sleipner è un acciaio che va molto bene per lavorare, si affila anche discretamente facilmente e tiene molto bene il filo. In più può essere bistrattato, cioè la lama può flettere fino a un certo punto, poi ovviamente come tutte le lame tenderà a spezzarsi, però come dire, perdona qualche abuso. Vedete che si impugna benissimo, si tiene nascosto benissimo, si lavora in tutte le maniere veramente bene, e quindi è sicuramente, a chi piacciono i coltelli non di dimensioni esagerate ma da lavorare un po' tutti i giorni, il B35 è da tenere presente. E Lionstyle H2 Tommaso Trani, hai fatto un ottimo acquisto. Adesso lo vediamo poi e vi faccio vedere un'altra sorpresa. Adesso ci arriviamo. Un altro, ovviamente, l'avete già visto nelle mie recensioni, è l'R2 Scout della Falkniven. Anche qua, lama corta, qua addirittura siamo sugli 8 centimetri e mezzo e manico comodo. Questo potrebbe essere quasi il coltello perfetto di chi ha molta manualità e fa molti lavori con il legno. Il difetto che ha non ne ha. Fra le altre cose, pur essendo uno Scandi, possiamo definirlo puro, perché tende a essere leggermente convesso verso il filo, tende a convessare un pochino. Vedete che non è proprio, vediamo se riesco a farvelo vedere, vedete che non è proprio dritto come potrebbe essere. Adesso questo non è uno Scandi puro neanche questo, perché sapete che la Tops li fa il micro bevel oppure li fa il microfilo, chiamatelo come volete, però vedete come, se ve lo faccio vedere di fronte, com'è, proprio va a finire la lama, va giù a finire, mentre qua vedete che è leggermente tondeggiante, va proprio, ve li faccio vedere un po' di sbiego, vediamo, è sempre difficile far vedere queste cose, però forse rendo l'idea. E quindi, avendo questa leggera convessità, fa sì che questo coltello possa battonare senza rovinare, senza schiacciare il filo, ovviamente nei limiti delle dimensioni della lama, come succede agli Scandi puri. Dicono molti che i Falkniven hanno i manici dolorosi, confermi? No. Confermo che sono comodi. Allora, possono non essere così comodi per chi come me ha le mani grandi, perché ovviamente tutto sta nello spessore, nella dimensione, però non sono manici scomodi. Moltissimi coltelli hanno i manici scomodi, difatti quando abbiamo parlato di manici abbiamo sempre detto attenzione che il manico è il 50% del coltello, se no prendete i coltelli con delle bellissime lame e dopo si fa fatica a usarli, oppure quando si utilizzano in maniera intensa possono fare male. Attenzione che tutti i coltelli, se utilizzati in modo intensivo, fanno fastidio alla mano.
dopo vi si fanno i calli e va bene così, oppure dovete utilizzare dei guanti, cioè se voi lavorate 1 ora di coltello senza guanti vi si fa la vescica se non siete abituati, ma vi si fa eccome. Allora, passiamo poi sempre alla TOPS, lo scan di tracker, eccolo qua. Anche questo che può sembrare un manico scomodo, è un manico così ergonomico, guardate la mia mano, grande, vedete, che lo avvolge tutto e voi con questo lavorate il legno come volete o anche se dovete trattare una preda di caccia come volete. Ciao, ciao, ciao Smart Video Photography, ciao Gennaro, buonasera a te, grazie. Come vedete il coltello anche qua è, se vogliamo, è la stessa lama, non identica identica, però è la stessa lama del Tanimbocca Pucco. Le dimensioni sono sempre quelle, siamo a 9 centimetri di lama, però occupa la metà del posto e anche dello spessore. Sicuramente nei lunghi lavori è meno comoda del Tanimbocca Pucco, vedete è meno comoda del Tanimbocca Pucco, però sicuramente funzionale per fare tutti i lavori e qua non potete pretendere di fare del chopping ovviamente, cioè potete fare del chopping appoggiando la lama e bastonandolo sopra in maniera da fare degli intagli dove il legno è più duro o più spesso. Lo stesso dicasi con questo coltello che è il Gear, che questo è nato dall'esperienza del suo costrutto il suo ideatore, il DPX Gear, però è stato costruito anche questo a Maniago, dovrebbe esserci anche scritto da qualche parte, vediamo, se lo sono fatti costruire dalla Lion Steel, vedete? Eccolo qua, Made in Italy. Perché altrimenti la loro versione, la loro prima versione, quella che costruivano in ditta, era in 1095. Questo qua è in Sleipner e con lo Sleipner hanno ottenuto una maggiore tenuta del filo, una maggior resistenza in generale della lama. E anche questo è un coltello medio, lo potete usare benissimo per tutti, un coltello piccolo, chiamiamolo così, per tutti gli utilizzi. Qua però abbiamo 8 centimetri e mezzo di lama, grosso modo. E sicuramente anche con questo non potete fare un certo chopping o un certo batoning, ma semplicemente quelli che sono i lavori che vanno per la maggiore. Vediamo un po' le domande. Maurizio Maimora. Dei Mora questa sera non ne parlo, perché mi stanno sul cocuzzolo. No, no. Questa sera non li ho qua, non li ho selezionati, ne ho presi un po' perché come al solito, se no passeremo tutta l'ora disponibile, siamo già a 3/4 della puntata e abbiamo solo visto coltelli e noi abbiamo parlato poi del perché uno grande, uno medio, uno piccolo. Lo so che a voi piace vedere i modelli di coltelli. E ne parleremo anche perché, come ho già detto a qualcuno in questi giorni, sapete che io avevo distrutto un Garberg a martellate, però allora non facevo ancora i video, per cui devo vedere se ritrovo qualche fotografia. E ho ripreso il Garberg per farvi vedere anche alcune differenze e perché scegliere quello inox invece che quello carbonioso. Quello carbonioso va molto bene, è in 1095 e si riaffila molto più facilmente di quello in Sandvik. Però quello in Sandvik, nonostante lo dicano i nostri amici olandesi dei DBK, tiene di più il filo. Per me il miglior piccolo utilizzo è sempre l'Isola 2. Sì, questa sera non l'ho portato perché sennò poi mi dite che parlo sempre solo dell'Isola 2
e quindi non l'ho messo in mezzo. Ho riportato i soliti Rook di Tonolli, che secondo me è il miglior coltello che gli è venuto. Posso dirlo, Simone Tonolli mi picchierà poi, ma secondo me è il miglior coltello che gli è venuto. È simile come lama al JG3, in questo caso è una Sammai, vedete la differenza tra i due tipi di acciai, la lama centrale e le due lame ai fianchi. È un Sammai forgiato, in questo caso, a differenza del fratello che ho qua, che è un Sammai invece laminato. Però vedete che si impugna veramente bene, si impugna bene e si può utilizzare per tutte le sorti di lavoro che abbiamo bisogno. È una lama flat, non eccelle nell'intaglio del legno, ma intaglia tutto quello che volete. Ecco che abbiamo. Ciao Gianni, smettila di prendermi in giro. Salvatore, buonasera, buonasera. E quindi il modello è quello di Tonolli, è il RUC, che vuol dire Real Utility Knife, cioè un coltello realmente di utilità. Si chiamano così proprio perché sono coltelli che potete utilizzare per qualsiasi tipo di utilità e di utilizzo. Ovviamente anche qua non ci fate il chopping e sicuramente non il batoning, ma fate tutto il resto. Allora, abbiamo visto la differenza tra le tre, chiamiamolo così, dimensioni generalistiche dei coltelli. Ovviamente nel coltello non c'è solo la dimensione, c'è il tipo di acciaio, c'è il tipo di manico, c'è il tipo di bisellatura. Ad esempio, qua abbiamo il Raptor, sempre della Wonder Tactical, anche questo è un utility, vedete presa avanzata, presa dietro, lo potete utilizzare benissimo. Questo può anche batonare tranquillamente perché lo spessore iniziale è una putrella affilata da un fianco, come dico io. Guardate qua, siamo sui 6 millimetri di Sammai e poi andiamo giù. Difatti questo gliel'ho anche segnalato loro, mi ha fatto sudare a riprofilarlo e ad affilarlo perché è anche abbastanza dura la lama centrale di acciaio, però poi devo dire che ho ottenuto un buon coltello. E andiamo avanti. Allora abbiamo visto le tre qualità diverse, la grande, il medio e il piccolo. Ognuno di noi ha delle preferenze. Chi preferisce il coltello grande perché gli piace andare in giro, sfogarsi, ad abbattere rami, ramaglia e a spaccare tronchi, chi lo preferisce piccolo perché se lo porta sempre dietro a mo' di EDC invece del chiudibile per quando va in campagna, per quando va in montagna. Noi parliamo sempre di cose che si possano fare, eccetera, o a casa se deve fare dei lavoretti in ufficio, sul lavoro, faccio il magazziniere, devo aprire cartoni, scatole, pacchi, intagliare tubi di plastica, eccetera. Chi invece preferisce per la maggior parte delle cose un coltello medio e secondo me sarebbe il coltello da preferire quando si va a fare bushcraft, perché 8, 9 centimetri, diciamo 9 centimetri, 10 centimetri di lama sono l'ideale per poter fare un po' di tutto. Non ci permetterà di fare un chopping esagerato o un battonico, ma noi sappiamo che se appoggiamo la lama su un ramo e la percuotiamo con un bastone, facciamo del chopping. Ovviamente con una lama corta non sarà pratico come dare delle gran mazzate con una lama più grande, però si può fare e abbiamo poi tutto il vantaggio di avere un coltello leggero, portatile, funzionale in tutte le situazioni in cui noi ci troviamo. Questa è la mia idea, però mi piace invece appunto il coltello grosso per una serie di motivi, oltre che estetici, anche perché fa un tipo di uscite dove lui spacca parecchia legna.
come dicevamo prima, in Italia è pieno di divieti, per cui i coltelli di una certa dimensione sono meno utilizzabili. La legna di cui avete bisogno ne trovate per terra di solito finché volete. E quindi l'idea del bushcraft deve essere quella di potersi costruire invece gli oggetti che ci servono lì al momento, quindi di arrivare più leggeri alla meta, quindi non mi porto posate, non posate, eccetera, e quando sono lì mi intaglio finché mi rilasso, che cuocio la mia pietanza che mi sono portato dietro, se devo cuocerla oppure se è fredda, me la gusto fredda, eccetera, e quindi mi intaglio la mia posata per poterlo mangiare, mi intaglio il mio picchetto, mi intaglio il mio supporto per la gavetta o il pentolame e quindi ho fatto del bushcraft, cioè bushcraft, costruire quello che mi serve per la vita nel bush o nel bosco. Difatti in America c'è il woodcraft e il bushcraft, cioè il bosco o il bush, sapete che sarebbe il cespuglio, no? Ecco. C'è chi invece poi si abitua a portarsi dietro un coltello medio-piccolo come questi che abbiamo visto, i tonolli, eccetera, e quindi poi va in giro con tutto questo. Vi parlavo del quel mio amico, conoscente, chiamatelo come volete, ex Navy Seals, che lui da quando si è preso l'Isola 2, lui fa tutto esclusivamente. Devo dire che ha ovviamente una zucca che funziona molto bene, poi lui ha molta esperienza nel settore della sopravvivenza, per cui lui fa tutto, cioè non si porta neanche l'accettina, lui fa tutto con Isola 2 e sta no nei nostri boschi qua dove andiamo a fare spesso le bracciole o le costine con gli amici, cioè noi parliamo delle distese boschive del Nord America e quindi in posti dove non ti prende neanche il cellulare. Quindi è sicuramente tanto di cappello, io glielo dico tutte le volte, però vorrei se riesco a convincerlo a farmi vedere qualcosa da potervi poi mostrare, vorrei che voi vedeste veramente la capacità innata, immane, naturale che ha questo signore nel costruirsi tante piccole cose che poi utilizza quando è fuori, quello è il vero bushcraft. Cioè veramente lui parte con questo coltellino, sapete che è una lama di 7 centimetri e mezzo, e va e fa tutto quello che deve fare. Uno zainetto leggero dove tiene l'acqua e qualche alimento, un multitool di emergenza, un piccolo kit di emergenza medica e lui con quello fa tutto. Qual è il nome del tizio dell'isola? Ah, ti piacerebbe saperlo. Non c'è su YouTube. Non c'è. Cioè non è uno che fa YouTube, ecco, per capirsi. C'è però mi pareva che Knives and Tools avesse fatto un video e se lo trovo comunque se lo trovo ve lo dico, faccio un video introduttivo e vi metterò il link. Anche lì c'era uno dei reparti speciali, non mi ricordo se è un Rangers o Navy Seals, e che gli hanno dato a provare alcuni coltelli e in una delle uscite gli hanno mandato dietro i cameraman e gli han fatto provare un'isola anche a lui. Mi pare che anche di aver visto anche questo. Se ve lo trovo ve lo linko perché è istruttivo, non tanto, adesso ne parliamo dell'Isola 2 perché vabbè, ci piace, oppure comunque è un coltello che io ho trovato molto funzionale, piccolo, funzionale, poco costoso, non tanto perché lo trovate sui 100, 120 euro, 130, 90 a secondo online, per cui non è se lo fanno pagare più di quello che vale sicuramente, però è uno di quei coltelli che si nasconde facilmente, può essere usato anche da difesa, può essere usato da intaglio, può essere usato per trattare il cibo, può essere usato per trattare la cacciagione, non ingombra, ha un sacco di vantaggi. L'unico svantaggio è la lama corta, se vogliamo, per chi vuole utilizzarlo per altri discorsi, però ecco perché può piacere. Però è istruttivo perché vedere come
oltre allo strumento valido che dobbiamo avere, perché ovviamente uno strumento di qualità ci aiuta sicuramente a costruire quello che nel bosco ci serve, serve la preparazione e la testa. Non per fare chissà, non dovete costruire il grattacielo, non dovete costruire, io ho visto, scuole di bushcraft che ti fanno scavare le buche, ti fanno, per tutte cose belle, tutte cose che in effetti possono servire in caso di mega calamità naturali, o se doveste fare del dei corsi sere, per la sopravvivenza militare, no, per la fuga, siete circondati, eccetera. A proposito di bushcraft, la guida Bushcraft 101 nel campo all'arte della sopravvivenza selvaggio di Dave Canterbury, lo consideri valido? No. No, farò la recensione e spiegherò perché no. Innanzitutto perché è tarato sul tipo di bushcraft che potete fare negli Stati Uniti. Prima cosa, la guida di Canterbury, cioè fa vedere delle cose che noi ci mettono in galera solo se proviamo a pensarle, non a usarle. Seconda cosa, dà alcuni consigli positivi e dà alcuni consigli validi, ma appunto dà molti consigli strutturali, tutte cose che noi qua non possiamo assolutamente fare e che non ci serve fare e che in linea di massima non serve fare. Cioè, se tu potessi, come negli Stati Uniti, dire: "Guarda, io questa settimana di ferie me la gioco nel bosco. Allora vado nel bosco, mi costruisco il mio campo dove devo vivere una settimana, ci vado nel posto più disperso che posso, quindi abbatto delle non dei tronchi grossi, abbatto dei tronchi, mi faccio il riparo, mi faccio la panca, mi faccio il riflettifuoco, cioè avete presente quella barriera che viene fatta se io faccio, di qua dove mi sdraio e dormo, di qua faccio una barriera, accendo il fuoco qua e questa riflette il fuoco verso il rifugio dove io dormo, Dove potete fare tutte queste cose, sicuramente lì trovate dei consigli validi. Ma qua che non lo si può fare, quasi in tutta Europa, ma in Italia in maniera particolare non lo si può fare, cioè è valido se te lo compri per farti una cultura generale, ma per avere dei consigli utili per quello che tu qua puoi fare, secondo me non è valido, assolutamente, assolutamente. Perché anche lì, per esempio, ti spiega come fare determinati tipi di fuochi diversi, determinati tipi di shelter diversi, come usare l'accetta. Sono cose qua che sarebbe proprio interessante, appunto, qualche suggerimento di un buon manuale sui coltelli. Non ce ne sono. Allora, manuali sui coltelli validi in italiano non ce ne sono. Cioè, ci sono, alcuni scritti, tra cui uno, l'ha scritto, che mi avete chiesto la settimana scorsa, che purtroppo è morto, è Dario, è morto, ha scritto uno e ha fatto un PDF. Anche quello, dovrei avercelo, eventualmente lo metterò online sul mio sito, che così possiate andare a scaricarvelo gratuitamente, ed era più un vademecum sugli acciai, le forme, e il perché e il per come, però non c'è un manuale. Io ne ho uno qua, vediamo, ve lo faccio vedere se lo trovo in velocità, dovrei averne uno sui coltelli. Ehm, Tanto non lo trovo, per cui, niente, ho scherzato. Mi pareva di avercelo qua pronta mano da farvelo vedere, ma non lo vedo, non lo vedo. E parla più che altro dei coltelli chiudibili, delle varie forme, un po' della storia, da quando sono nati, come sono fatti, però, in realtà non c'è un vero "scrivilo tu hermano", è una bella sarebbe una bella impresa e sicuramente forse non sarei neanche il più titolato a farlo, perché conosco tanti coltelli, ho esperienza ovviamente nel settore, ma c'è sicuramente chi ne sa molto di più. E poi cosa serve? È il solito discorso che facevamo prima. Molto dipende da quello che è l'utilizzo che voi ne farete. Molto dipende da
come è costruito il coltello, da che tipo di acciaio è utilizzato, dal perché voi preferite quel tipo di coltello piuttosto che un altro. Per cui non è facile fare anche un manuale sui coltelli, cioè, molti di voi mi scrivono, mi chiamano, mi mandano una mail per esempio sto scegliendo di acquistare un coltello, che coltello mi suggerisci? La prima domanda è: cosa te ne fai? Che esperienza hai? Oppure: cosa mi compro per affilare il coltello? L'altra domanda è: cosa che manualità hai? Sei capace di affilare il coltello? Non sei capace? Hai già affilato? Affili regolarmente? Con cosa affili? Affili con sistemi automatici guidati? Affili con la pietra? Cioè, ecco che in base a tutte queste cose si può dare un consiglio piuttosto che un altro. In settimana mi è stato chiesto, appunto, un signore che si è preso, non so se è un Joker, comunque uno di questi coltelli spagnoli che ha, la lama, chiamiamola così, un po' arzigogolata. Non ne ho neanche una qua, perché io di solito preferisco forme più lineari e quindi, c'era difficoltà di affilarlo. L'ultima uscita ho usato il bob e diciamo che per me rappresenta più una lama grande, quindi rimango per le lame piccole e medie. Per mia esperienza, usandoli sono ottimi, i Brisa. Brisa sono buoni, Brisa ha fatto dei buoni prodotti Massimo, hai ragione. Io anche sono come te, io sono più favorevole alle lame medie o medie piccole, più che le lame grandi, perché, non cioè, ehm, ti porti eccolo Filippo, adesso, vai in fibrillazione. Non dire i quali della Brisa, non dirglielo. Allora, perché, come dicevamo prima, mhmm, col coltellone grande tu ovviamente puoi usarlo a mo' di mancete, a mo' di accetta, però lo usi meno, c'è chi lo usa per fare un po' tutto, perché ha più manualità, perché ha fatto esperienza col coltellone, perché gli piace usare il coltellone, ecco. Però diciamo che il coltellone medio, 8 no cioè 9, 10 centimetri di lama, è sicuramente più utilizzabile dei coltelloni più grossi. Questa è la mia esperienza personale, come quella tua Massimo. Per cui un ottimo coltello per il cibo, ma intendi da cucina o, Franco, o intendi coltello, in genere? Se volete spendere poco e avere dei discreti coltelli da cucina, prendete i Sanelli, sono italiani, attenzione che ci sono i modelli basici che costano meno e i coltelli più importanti. Ermano, ma sei malvagio, scherzi a parte, pioggia di like per il buon Ermano. Grazie Filippo, sempre buono. Allora, dovevo parlare anche dello strop, perché mi è stato chiesto velocemente, lo strop a cosa serve? Lo strop serve perché voi quando avete terminato di affilare la vostra lama sulla pietra, anche la più fine che avete o con la carta vetrata la più fine che avete, a livello, chiamiamolo così, microscopico restano delle piccole, in italiano possiamo chiamarle rebave, delle piccole scheggettine di metallo ancora ancorate alla lama che fluttuano e queste possono rendere il taglio irregolare e anche rendere più grossolano il taglio. Passandole sullo strop, quindi sulla pelle, sul cuoio, ma potete farlo anche sul cartone volendo, passandolo il coltello contro filo, quindi se voi affilate spingendo la lama nel verso del filo, poi sul cuoio passate invece che nel verso del filo, nel controfilo, passate, andate ad abbradere, a portar via queste rebavette e quindi a rendere il filo più puro e quindi più tagliente. Va bene lo strop anche per recuperare quando si è perso un po' di incisività nel filo, gli si dà qualche colpo, magari aggiungendo un po' di pasta abrasiva e quindi questo aiuta
affinché si ripristina il filo senza dover andare ancora a colpire con la pietra, ed è meno abrasivo ovviamente della pietra. Ecco, questo è grosso modo, ma ne parleremo, faremo poi ancora un video e sicuramente una diretta sulla filatura, per cui vedremo più nel dettaglio anche lo stropping. Non da cucina. Beh, non da cucina che tu puoi usare, da campo, ovviamente tieni presente gli spessori. I coltelli che noi utilizziamo per il bushcraft hanno tutti un certo spessore, quindi tenderanno a non tagliare il salame fine, per capirsi, ecco, tagliare un po' grosso, ma sicuramente l'M4 va benissimo e il B35 sarebbe l'ideale perché è veramente, anche lo spessore non è eccessivo e quindi per lavorare il cibo va benissimo. E l'Easy 3 altrettanto buono, ecco, di coltelli medi che vediamo stasera un po' tutti potrebbero andare bene, sicuramente il Viator e non sicuramente per esempio lo Scrambler, perché lo Scrambler ti spezza, ti fa i pezzettoni grossi un dito. Non è sicuramente, per esempio, questo per la cucina, no, buono. Kudeman 2,99. Ciao Mirko, sì, eri tu, Kudeman 2,99. Ecco, sì, e per esempio ha una forma particolare per cui per affilarlo serve una tecnica particolare o passando la pietra sulla lama invece che la lama sulla pietra o con la barra in ceramica. Enzo, quello di Darex, io lo avevo scaricato, se ti serve te lo giro, parlo del PDF. Sì, Massimo, anch'io ce l'ho, devo vedere dove l'ho messo e eventualmente lo voglio ridistribuire perché era interessante. Era una base di era una base sui coltelli, punto, su un po' come i coltelli in generale, eccetera. Però non era neanche fatto male, non era fatto male. Però non è che esista un manuale, però forse l'idea di scriverne uno non sarebbe male, magari farlo. eh, vediamo perché il problema più grosso sono le parti disegnate, perché non tutte le cose sono facili da spiegare con la fotografia o con l'esempio. Un po' anche quando io faccio i video sui coltelli, la parte più difficile da farvi capire è la sensazione che si ha nell'utilizzo di un coltello piuttosto che di un altro. Signor Zollini, cosa ne pensa del Cold Steel come film? Ah, del Cold Steel Wolf. Cold Steel Wolf è buono, la prima serie faceva un po', era stato temperato un po' troppo morbido, ma è un buon coltello, è inchiudibile, costa poco, molto funzionale, non è l'acciaio migliore del mondo, è un acciaio da combattimento, però va bene. Franco Codacci pensa Germano. Ci penso, Filippo, pensiamoci a fare il manuale sui coltelli. Ecco, parleremo anche di questo nella sezione Bushcraft, che voi già trovate la playlist sul mio canale qua. Stiamo già introducendo tutte queste cose, quindi vedremo le attrezzature, vedremo cosa portarsi dietro e lo scopo è quello di dare un'indicazione reale, come dicevamo prima, un po' come coi coltelli abbiamo fatto questa sera, come possiamo definirla? Abbiamo detto prima, allora, facciamo l'esempio sempre che piace un po' a tutti, no? Del film d'azione, di un film d'azione, di uno scontro militare, no? Uno scontro di guerra, eccetera. Voi spesso nei film si vede questa gente che spara infiniti proiettili, la battaglia dura delle ore. Non è possibile. Non è possibile perché i proiettili pesano. I proiettili hanno un peso specifico e per quanto un soldato ben addestrato non può portarsi dietro più di un tot di munizionamento, quindi non si spara alla cavolo. Gli americani lo fanno ogni tanto dalle postazioni fisse,
perché hanno una logistica eccezionale. Come l'esercito romano, loro hanno imparato, mentre noi poco o niente, gli americani hanno studiato moltissimo, la nostra antica Roma e il loro esercito, perché l'esercito romano è stato il primo esercito nella storia in assoluto che ha conquistato un mondo allora conosciuto in minoranza numerica. Poteva fare questo, ha preso anche delle belle scoppole, però era sempre la battaglia era sempre 3 contro 1, 4 contro 1, 5 contro 1 a svantaggio dei romani. Però la loro arma vincente, l'addestramento, l'armamento, allora le macchine da guerra, queste cose qua, ma e soprattutto la logistica, cioè la capacità di far arrivare assieme ai soldati, assieme all'esercito, tutta la logistica disponibile per poter permettere all'esercito, tutte le frecce, le armi, gli armieri, i fabbri, il metallo, tutto quello che serviva per continuare a rifornire le truppe combattenti di cibo, di cure mediche e soprattutto rifornimenti militari. Quindi gli Stati Uniti hanno sempre vinto le loro guerre, che hanno fatto le loro battaglie più che le guerre, perché guerre complete ne hanno vinte poche. La seconda guerra mondiale e dopo, se vogliamo, Vietnam alla fine, un po' perché si sono ritirati per la politica, un po' più in là, non è che hanno vinto. Sì, hanno vinto in Kuwait, hanno vinto e abbiamo visto come hanno vinto, cioè con la logistica, prima bombardamento a tappeto, dopo mezzi corazzati, e per ultima la fanteria con una logistica fenomenale. E questo è in effetti il sistema che hanno utilizzato anche gli antichi romani. Però il singolo soldato non può portarsi armamento addosso più di tanto, quindi non spara alla cavolo e non spara a destra a manca come non ci fosse un domani, è la logistica alla fine che fa vincere le guerre. Sì, 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 vedi i britannici in Nord Africa contro Rommel, cioè Rommel ha perso per la logistica, non per l'incapacità, ma i nostri stessi soldati italiani, se voi pensate che la Folgore, i 100 e i 50, non mi ricordo più se erano 140, 150, 160, comunque quei pochi rimasti della Folgore non si sono arresi. Gli inglesi a un certo punto non ne potevano più e gli hanno detto: "Andate fuori dalle scatole, via fuori dai bai, anche se non vi arrendete andatevene, siete liberi." Avete capito perché gli hanno ormai gli lanciavano le pietre, non avevano assolutamente più nulla. Quindi questo per dire che lo stessa cosa nel bushcraft, si chiama bushcraft perché l'ideale è costruirsi quello di cui abbisogniamo nel momento in cui abbisogniamo. Quindi non partire stracarichi, a meno che non si faccia come si può fare, in certe zone del Nord Europa e sicuramente negli Stati Uniti d'America piuttosto che in Russia, la possibilità di andare in posti veramente selvaggi dove si può stare anche 1 settimana, 10 giorni e quindi allora sì, ci serve portarci dietro un tot di peso ai noi perché mangiamo e beviamo soprattutto. Invece per le nostre uscite in giornata, in 2 giornate, massime che si riescono a fare in Italy, poi qualcuno riesce a star via anche 3 o 4 giorni, ma non si può ci si porta dietro la tenda, eccetera. Ecco che è meglio andare, in tenuta leggera, che comunque andrebbe meglio anche se si stesse via 10 giorni, cioè l'ideale del bushcrafter è quello appunto di portarsi via poca attrezzatura, molto valida, molto seria, anche magari un pochino dispendiosa inizialmente, poca attrezzatura e dopo costruirsi appunto da lì il nome bushcraft, no, costruirsi o woodcraft, costruirsi quello che, ci serve nel momento in cui siamo nel bosco. L'attrezzatura principe che ci dobbiamo portare dietro è il coltello, non secondaria non secondaria è una bussola. Qualsiasi, purché sia una bussola tarata. Dopo non mi importa a me se fate l'azimut, non l'azimut, non ci interessa. La bussola serve qualora vi perdeste o avete anche un attimo di smarrimento per riuscire a darvi una direzione univoca, perché altrimenti l'uomo gira intorno. L'uomo tende a girare in cerchio per la sua conformità anatomica, per una serie di cose. Non è un cerchio esatto, magari fa un'ellisse, magari fa un zigzag, eccetera, però non tende ad avere una
direzione rettilinea se non ha punti di riferimento, quindi nel deserto come nel bosco, nella foresta, tenderebbe a tornare quasi sui suoi passi. Quindi la bussola serve quantomeno per avere una direzione unica o verso un obiettivo. Vedo il picco di una montagna, vedo una vallata, vedo un punto di riferimento, un fiume, qualcosa, quindi cerco di seguire una direzione dritta, di sprecare meno energie possibili. E quindi il bushcrafter deve partire leggero con la capacità di vivere quei 2 giorni in natura o quel giorno in natura nel miglior modo possibile, contando sul proprio coltello, sulla propria capacità di orientamento e appunto andare leggero per godersi in serenità la sua camminata, anche faticosa. Se invece iniziamo a portarci dietro uno zaino da 70 litri, che è il minimo che ho visto gente il minimo partire, più sacco a pelo, più materassino, più questo, più questo, più questo, più questo, iniziamo a avere 30 chili sulle spalle, io direi che vi fate una sudata da somari e non vi godete la vostra uscita. Però, come tutte le cose, io, come vi dicevo, è un'idea molto pratica della vita e quindi anche con i coltelli sono molto pratico. Se ho bisogno di abbattere dei tronchi di una certa dimensione, piuttosto mi porto dietro un'accettina e comunque la cosa consigliabile insieme al coltello, lo vedremo nella prossima lezione di bushcraft dove vedremo le principali attrezzature e anche che tipo di cibi portarsi senza andare a spendere dei capitali nei negozi specializzati, eccetera. E il vostro coltello e un segaccio chiudibile, sapete quelli da giardinaggio? Un seghetto, quelli chiudibili, ecco, a serramanico, chiamiamolo così. Con quello e il vostro coltello voi fate quello che volete, vedrete che potete fare, vi farò vedere quello che volete. E quindi ecco perché il coltellone di una certa dimensione è uno sfizio, per cui uno se lo prende, va là, dà legnate a destra, a manca, io sono contento per lui, anch'io l'ho fatto per fare esperienza, per capire come funzionano i coltelli, mi sono anche divertito, però poi ho capito negli anni che non è una cosa che fa per me. Come facevo nell'esercito, l'ideale è avere meno peso addosso possibile, ma strumenti validi di qualità e soprattutto imparare a usarli al meglio. E questo è sicuramente quello che serve. Bene, direi che abbiamo già sforato della nostra ora della domenica. Se adesso vedremo domenica prossima parleremo invece dei chiudibili, quindi dei chiudibili grandi e dei chiudibili piccoli, dell'EDC oppure del chiudibile che possa sostituire anche un coltello fisso, parliamo sempre nel 90% dei casi. Ce n'è qualcuno che può trasformarsi in un fisso nel 100% dei casi. Però, come dicevamo, fatto escluso il batoning, un buon chiudibile può fare quasi tutto quello che fa un fisso. Ovviamente ha il punto debole che ha delle parti mobili che a volte possono, raramente, rarissimamente ormai nei coltelli, ma può succedere, possono incepparsi o rompersi. Ecco perché in genere si preferisce un fisso per le uscite da bushcraft. E quindi parleremo di questo la settimana prossima. Ciao Franco, buona serata e continuate a seguirmi. Se non vi siete iscritti sul canale perché siete dei birichini, perché solo un 20-30% di voi si è iscritto sul canale, iscrivetevi, mettete il like anche in questo video, condividete, perché questo è la benzina che ci permette a noi di andare avanti e noi che facciamo un pochino di video su YouTube e io che poi sono un babbione, non sono certo un giovane e bello youtuber, faccio ancora più difficoltà, quindi più like ancora. Bella l'idea del manuale sui coltelli, dai, vedremo di farla, di mettervela a disposizione. Ci sto già pensando, sono già qua che mi cervello e vi aspetto domenica prossima. Ciao Salvatore, vi aspetto domenica prossima alle ore 18 qua sul canale. Grazie a tutti, grazie di essere stati con me, di essere stati in compagnia di questa chiacchierata.
Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!